Ben ritrovati, oggi parliamo di mal di schiena che a causa della prolungata sedentarietà a cui ci costringe lo smart working e per i ragazzi spesso la didattica a distanza è molto più diffusa, molto più frequente rispetto al passato, perché almeno anche se prima comunque si lavorava sedentariamente stando seduti dietro una scrivania, almeno ci si muoveva per raggiungere la postazione di lavoro. Oggi invece per molti di noi non è così e infatti i casi lamentati di mal di schiena, di problemi alla schiena sono aumentati di molto e ce lo dimostrano anche i dati di una ricerca internazionale che è stata pubblicata sulla rivista International Journal of Environmental Research and Public Health. La ricerca ci dice che la prevalenza di casi di mal di schiena è passata dal 38,8% del periodo pre-quarantena al 43,8% dopo il lockdown, con una crescita totale dei casi dell'11%. Nello specifico, le persone più colpite sono state quelle di età compresa tra i 35 e i 49 anni, che avevano un indice di massa corporea uguale o superiore a 30 e che erano sottoposti anche ad alti livelli di stress e che erano soggetti ad una sedentarietà prolungata senza praticare nessuna attività fisica. Ma la schiena non è l'unica parte del corpo che risulta interessata da queste problematiche della sedentarietà maggiore, perché le persone hanno riscontrato anche sempre più frequentemente problemi al collo, alle spalle, al torace e alle gambe. E ancora la percentuale di persone che non hanno praticato attività fisica è aumentata in questi mesi, passando addirittura dal 173,97% dal 7 al 3,6% al 20%. Insomma, siamo molto più sedentari, stiamo più fermi e per questo motivo la nostra schiena ne risente. Che cosa fare? Arrendersi a questa situazione che comunque probabilmente durerà ancora a lungo? Assolutamente no, perché l'importante è muoversi il più possibile, non stare fermi, fare delle pause, ma farlo nel modo giusto. Proprio per questo abbiamo chiesto a Michele Romano, direttore della fisioterapia dell'Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale ISICO, di suggerirci qualche esercizio utile per tenere in forma, in salute la nostra colonna vertebrale. Vediamo. Una delle espressioni più gettonate in questo periodo, che ci ha obbligato a cambiare le abitudini quotidiane consolidate da tanti anni, è sicuramente smart working, che ci ha fatto sperimentare il lavoro in ambienti diversi da quelli che erano stati lo scenario professionale dell'era pre-Covid e che in molti casi ci hanno costretti ad adattare anche la nostra casa a ufficio improvvisato. Oltre agli innegabili vantaggi offerti dalla possibilità di non dover affrontare lo spostamento da casa al luogo di lavoro, però abbiamo dovuto confrontarci anche con le inevitabili sfaccettature negative di questa nuova realtà, dalla riorganizzazione degli spazi alla inevitabile riduzione delle occasioni di movimento, che hanno cominciato a mostrare in maniera decisa i primi segni negativi. Quello che vi proponiamo è un piccolo circuito di esercizi da fare a casa, senza attrezzi specifici e con l'obiettivo di frenare la perdita delle funzioni motorie di base che il coronavirus in maniera indiretta sta cominciando a far traballare. Lo scopo di questo esercizio sarà ottenere una estensione completa della colonna grazie all'appoggio delle mani contro il muro. Il soggetto è seduto di fronte ad una parete, solleva le braccia appoggiando le mani contro la parete, piega i gomiti inclinando il tronco in avanti e progressivamente estendendo la colonna per ottenere l'estensione massima. Lo scopo dell'esercizio è ottenere una inclinazione laterale complessiva della colonna grazie all'appoggio della mano contro il muro. Il soggetto è in piedi di lato ad una parete, solleva un braccio appoggiando la mano alla parete, l'altra mano è sul fianco, effettua una inclinazione laterale del tronco, aiutandosi con la spinta della mano. Lo scopo dell'esercizio è quello di ottenere una torsione completa della colonna, aiutandosi con il movimento delle braccia. Il soggetto è in piedi di fronte ad una parete, appoggia le mani sulla parete inclinando il corpo in avanti, stacca una mano ed effettua un movimento di torsione della colonna aprendo il braccio.
L'obiettivo di questo esercizio è la ricerca dell'estensione globale della colonna. Il soggetto è seduto con la schiena rivolta al piano di un tavolo. Poggia i gomiti sul piano del tavolo dietro di lui, porta in estensione la colonna spingendo in avanti e verso l'alto il tronco, estendendola complessivamente. Con questo esercizio cercheremo di ottenere una mobilizzazione complessiva della colonna. Il soggetto è seduto con i piedi ben poggiati a terra, poggia le mani sulle spalle, effettua un movimento di rotazione delle spalle e un movimento complessivo di torsione della colonna in una direzione e nell'altra direzione. L'obiettivo dell'esercizio è ottenere una contrazione energica della muscolatura estensore del tronco e stabilizzante della colonna. Il soggetto è seduto, afferra con le mani la parte posteriore dello sgabello su cui è appoggiato e effettua una trazione energica delle mani verso l'alto come se volesse sollevare lo sgabello stesso per ottenere una contrazione energica degli estensori del tronco. Lo scopo di questo esercizio sarà quello di ottenere una flessione combinata con una torsione della colonna lombare. Il soggetto è sdraiato a terra, piedi poggiati, anche ginocchia flesse. Porta le ginocchia verso il petto afferrando con le mani le ginocchia. A questa flessione della colonna lombare associa un movimento di rotazione laterale aiutandosi con la spinta delle mani. L'obiettivo di questo esercizio è lo stiramento globale della muscolatura posteriore del tronco. Il soggetto è in piedi davanti ad un piano al quale può aggrapparsi. Vengono poggiate le mani sul piano, ci si abbassa lentamente verso il basso e poi si lascia scendere lentamente il bacino verso il basso e verso l'indietro per mettere in allungamento complessivo la muscolatura posteriore del tronco. Esercizio per la mobilizzazione in estensione della colonna cervicale con l'aiuto di un telo. Il soggetto è seduto con un telino appoggiato sul collo e tenuto alle due estremità tra le mani. Viene fatta una inclinazione del telino verso l'alto, circa 45 gradi, con una trazione verso l'alto e verso l'avanti, mentre la testa viene portata in estensione. Lo stesso esercizio può essere fatto utilizzando almeno due posizioni diverse. Esercizio di mobilizzazione in torsione della colonna cervicale. Il soggetto è in posizione seduta con le braccia conserte davanti. Movimento di rotazione della testa, ruotando la colonna cervicale e portando le spalle nella direzione opposta. Esercizio per la contrazione della muscolatura estensoria della colonna cervicale. Il soggetto poggia le mani sulla parte posteriore della testa per effettuare una resistenza agli movimenti di estensione che vengono effettuati in differenti direzioni. Movimento di automassaggio. Il soggetto poggia le mani sulla parte posteriore del collo, abbracciandolo decisamente. Quindi sposta i gomiti verso l'avanti, verso il basso, trazione sulla muscolatura del collo, facendo scivolare le mani.